Valtellina sono passati un po' tutti, quindi francesi, spagnoli, gli austriaci, quindi svizzeri. Siamo stati per più di 200 anni sotto la dominazione svizzera. Un francese ha deciso di rimanere in Valtellina e ha dato origine alla nostra famiglia, perché Fai non è un cognome italiano, insomma. Dove siamo? Allora, qui siamo a San Sebastiano, siamo sul versante orobico, però da qua mi piace sempre vedere la Valgella, quindi da questa visuale si ha la percezione proprio della grandezza anche di una sottozona. È questo promontorio. Da là esatto, sì, proprio si là vede questo promontorio che che si alza, poi si abbassa. La Valgella non è una zona piccola, definita ad una quota unica, piatta, ma abbiamo un dislivello che va dai 300 metri fino alla torre appunto 900, quindi la viticoltura arriva fin lassù. E la quota altimetrica è proprio importantissima perché cambia lo spessore di buccia, quindi cambia il tannino, cambia l'acidità andando dal basso a salire. Siamo nella vigna dove raccogliamo l'uva per fare lo sforzato, quindi per l'appassimento. Quanti anni ha? Allora, questa vigna ha 25 anni, quindi è una vigna che abbiamo reimpiantato noi dopo aver fatto l'opera appunto di accorpamento. Avevamo già delle proprietà, qui era un cugino di mio nonno e aveva dei pezzi di vigna, noi abbiamo acquistato quello che c'era all'interno e abbiamo creato questa vigna che più o meno sono 2 ettari e mezzo di vigna in corpo unico. Quindi qua abbiamo un terreno che è sabbia all'80%, c'è limo e poi roccia, quindi abbiamo sono terreni molto sciolti che drenano l'acqua, per fortuna quest'anno. Mi ricordo quando ero giovane, inverno era inverno, sì, estate era estate, la primavera era la primavera. Esatto. Adesso si fa fatica a capire ogni tanto se... quando inizia, esatto, quando finisce l'inverno, quando inizia l'estate. Così. E noi per quanto riguarda appunto l'agricoltura dobbiamo saperci adattare, e quindi facendo della scelta la vigna alta, le sfogliature le fai prima, le fai dopo, non le fai più a sud, le fai solo a nord per proteggere dal sole. Sì. Quindi Lavori in vigna? Adesso non più, diciamo che da quando sono diventata mamma ho un po'... Quanti figli hai? Uno, okay. 13 anni, sì, Okay. quindi tra un po' mi sgancia lui più che altro. A lui piace lavorare in vigna? Allora, il mio bambino ha più l'animo di MacGyver, quindi è un po' un inventore. E invece il bambino di mio fratello, lui è appassionatissimo di trattori, Okay. la vigna, il vino, quindi puntiamo tutto su di lui. Poi non è detto, Vero. però quello che sarà, quello che vorranno fare assolutamente. Attenzione, c'è un sasso qua, attenzione. Equilibrio secondo me. Faccio come il funambolo. Luca! Finissimo, no, ma qua ci sparo. Luca! Eccoti. Ciao. Sono venuti ad aiutare, hai le forbici? Sì, no? un paio in più nello zaino. Ah, ecco, perfetto. È molto comodo. Molto comodo, Questa è una genialata. Sì, questo ti salva la vita. Perché butti tutti questi grappoli sulla terra? Perché ce ne sono troppi tutti attaccati insieme. Ah, ok, sì, ho capito. Altrimenti Sì, all'interno sì, si formano ok, muffe. ho capito, sì. Quindi soprattutto con ne tieni la un po' pioggia adesso, ma la quest'anno. butti via dopo. Ok. Perché sia un male. Ok. Devi togliere tutte le foglie che Qua. trovi davanti alla fascia grappolo. Qua. Tutte bene.
Praticamente tutta la foglia che c'è all'interno della fascia grappola, fino ad arrivare a quelle esterne, tu devi togliere tutto. Deve solo rimanere la parete dall'altra parte. Anche qua. Questo. E queste vanno tolte, si chiamano femminelle. Vedi? Qua. Il ricaccio che ha fatto tra il ramo principale e la foglia nuova è una femminella. E poi dopo, come ti diceva Elena, il lavoro che devi fare è andare a sentire se i grappoli sono tutti belli separati. Ad esempio non qui ce n'è uno attaccati. che si è incastrato da un Sì, filo, ok. lo liberi. Sì. E se ce n'è un po' troppi magari togli qualche ala Qua. per liberare un po'. Ma la natura vi insegna qualcosa? A noi a Sì. lavorarci e a prenderla un po' con filosofia. No, a me piace molto la natura. Io ho un vivaio a casa mia. Cioè, adesso mi preoccupo molto delle mie piante perché fa 44 gradi a Roma e quindi sono molto preoccupata per loro. Ero contenta di non distruggere, di non aver distrutto la vigna. Hai fatto un ottimo lavoro. Sì, hai fatto bene. Ok. Esatto. No, questo è un po'... Finalmente giù. No, l'ho perso. Mannaggia. Tra l'altro abbiamo fatto una bella pulizia dei grappoli che stiamo facendo, giustamente finita la pulizia è arrivata la grandine ieri, quindi perfetto proprio. Grande tempismo, quest'anno sembra quasi un destino. Questo qui, tutte le erbacce che io scarto, le faccio così e poi faccio come un letame, come per quando semino l'orto, il campo delle patate. Capito? E il vino le piace? Lo beve? Non posso, per lo stomaco. Una volta dicevo come si fa a mangiare pizzoccheri senza bere vino. Oh sì che ho imparato. Va bene, grazie. Buona Niente. continuazione, arrivederci. Grazie, arrivederci.